Benvenuti, oggi ci troviamo in CF Forni, è un nostro storico cliente con cui collaboriamo da più di 20 anni e è uno, secondo noi, dei massimi esperti per quanto riguarda forni elettrici che utilizzano elementi in carburo di silicio e alla disiliciuro di molibdeno. E oggi avremo questo confronto tecnico col signore Luigino Darè e con Angelo Scipione, direttore commerciale. L'applicazione nel nostro settore del trattamento termico diciamo che è abbastanza storica da questo punto di vista. Adesso diciamo che quello che riguarda soprattutto l'evoluzione degli SCR è più che altro data da informazioni che possiamo ricevere di più, vedi una rottura del carico, piuttosto che i consumi, e il vantaggio che abbiamo lo vediamo più che altro dal punto di vista informatico con 4.0 e tutto quello che sta intorno diciamo a informazioni più generali che più strettamente collegate effettivamente con gli impianti, perché non so quanti anni che ormai trattiamo l'angolo di fase per il primario del trasformatore, è una vita che ci parliamo spesso insieme, alla fine è sempre quello diciamo l'argomento. Adesso si fa, all'epoca c'era l'angolo di fase senza feedback, dopo è arrivato il feedback in tensione. Adesso le MOSI tendenzialmente si pilotano in corrente, si fa una rampa di corrente, ci sono delle strategie algoritmi già all'interno dell'unità che permettono il controllo di queste resistenze, quindi la rampa di corrente, quella che faceva una volta esternamente il regolatore, la si può attivare internamente adesso sì. Ma vediamo che tutto sommato però la parte diciamo più importante è il controllo dell'angolo di fase, soprattutto nei primi periodi, perché poi è lì dove andiamo a creare i problemi, come sempre, insomma. Sì, perché tendenzialmente è un cortocircuito questa cosa. Esattamente, cioè. E a quel tipo di problema lì che si può essere pilotata a bassissima tensione, in modo tale che la corrente rimanga entro certi limiti finché non si scalda. Non si riscalda, esattamente. E quanto tempo ci mette questo elemento a riscaldarsi più o meno? Non tanto, insomma. Parliamo di qualche minuto, si riscalda, insomma è abbastanza veloce da questo punto di vista, è più che altro che si tiene a temperatura bassa quando serve in fase di asciugatura, in fase di preriscaldo, dove devo tenere bassa la temperatura del forno e quindi tengo bassa anche la temperatura dell'elemento. Ma il fatto di salire con una rampa è anche un aiuto all'elemento resistivo per non deteriorarsi, per non rompersi, oppure? No, lì è solo, diciamo il concetto fondamentale è solo esclusivamente quello di evitare il problema del cortocircuito, quindi permettere all'elemento di riscaldarsi in modo che arrivi al valore ohmico di targa. Io vedo fisicamente, quando parliamo di rampe veramente abbastanza veloci, cioè non è un concetto di ore, è un concetto di minuti, insomma. Sì. Poi noi vediamo che siccome lo limitiamo teniamo anche sempre in angolo di fase, anche se sappiamo che potremmo avere una fase finale dove si potrebbe andare con lo zero crossing e quindi passare a zero crossing, però io preferisco tenerlo lì, che è molto più controllabile, certo. Soprattutto in livello di corrente, insomma. Perché oltretutto quando si utilizza il primario del trasformatore è sempre meglio. Il problema è che poi abbiamo il trasformatore, di mezzo abbiamo sempre il trasformatore, lavorando sui primari del trasformatore si hanno questi tipi di problemi. Però diciamo effettivamente che... E tendenzialmente voi preferite utilizzare sistemi monofase o sistemi trifase di controllo?
Ma diciamo che principalmente andiamo su sistemi monofase per poter suddividere le zone all'interno di un forno e quindi permetterci di variare la potenza nelle varie zone per mantenere uniformità di temperatura. Quindi Anche perché immagino che se fosse trifase, essendoci tre elementi che sostanzialmente partono in cortocircuito, comunque le correnti non saranno mai bilanciate. no, non sono mai Tendenzialmente è meglio difficili. utilizzare Sì, utilizzare un sistema monofase, normalmente sì, anche perché abbiamo poi un certo numero di resistenze che è sempre pari perché va a destra e a sinistra, e quindi ci troviamo anche nella condizione di non poter fare carichi trifasi perché non abbiamo il numero corretto di resistenze, quindi 2, 4 non si fa trifasi. Certo. Quindi ci troviamo anche in questa situazione, e quindi preferisco normalmente, tendenzialmente vediamo di fare carichi monofase, insomma, da questo punto di vista. Dove si può facciamo trifase, chiaro, anche per stabilizzarlo. E queste resistenze, diciamo MOSI, lavorano a bassa tensione? Sì, normalmente lavorano abbastanza a bassa tensione, non bassissima perché comunque siamo intorno ai 70-80 volt, quindi è sempre richiesto un trasformatore. È sempre richiesto un trasformatore. Non si fa la serie degli elementi. No, non si riesce, perlomeno io non ci sono mai riuscito. Col Cantal Super siamo sempre stati costretti a passare attraverso il trasformatore, mentre con il carburo di silicio lì si riesce ancora a fare senza il trasformatore, mettendo in serie qualche elemento si riesce ancora a fare senza il trasformatore. Ecco, passando al carburo di silicio, mi sembra che CF-Forno è stata una delle prime a utilizzare il treno d'onda anziché l'angolo di fase con... Noi diciamo che studiando correttamente quello che è il collegamento delle resistenze abbiamo visto che se riusciamo a rimanere intorno a un valore di tensione ai capi della serie intorno all'80%, l'effetto del treno del single cycle l'effetto già del single cycle è praticamente quello di un trasformatore. Non si può esagerare perché se scendo troppo di tensione in realtà non è vero, perché ovviamente la potenza istantanea è totale 400 volt, però rimanendo anche fino a 350 340 volt vediamo che riusciamo con il single cycle avere l'effetto Joule come se fosse tensione, una tensione effettivamente ai capi molto più bassa, e la durata dell'elemento vediamo che non ne viene pregiudicato. Quindi tutti i vantaggi dello zero crossing vengono e con chiaro, soprattutto armoniche che sono la nostra dannazione, purtroppo, perché bisogna far capire al cliente che deve montare un trasformatore molto più grosso rispetto a quello che è la necessità di potenza proprio per questo effetto. Ecco, normalmente quanto lo consigliate voi? Almeno un 30%, dai 20 a un 30%. Sì. Anche noi sovradimensioniamo sia gli SCR che i trasformatori, soprattutto con il Cantal Super, dal 20 al 30% siamo sempre lì. Perché il carburo di silicio no, il carburo di silicio è più generoso, è più stabile, anche perché ha la curva esattamente contraria, nel senso che da freddo ha valore ohmico alto e poi da caldo invece quando va a regime scende il suo valore ohmico, quindi lì ho eventualmente l'effetto contrario. E quando in un forno è consigliabile usare carburo di silicio rispetto al MOSI? Ma diciamo che se la potenza me lo permette io vado in carburo di silicio perché è molto più semplice da gestire e non si può fare se devo avere atmosfera dove c'è atmosfera controllata, quindi non posso immergere il carburo di silicio, dura veramente poco. Sull'atmosfera controllata, dove ho atmosfere controllate, io in quel caso vado sul Cantal Super e se ho bisogno di potenza, perché chiaramente il carico di watt per centimetro quadro e quindi la potenza che riesco a installare col Cantal Super è decisamente superiore a quella che posso installare con carburo di silicio, o ancora di meno se vado con il filo, resistenze che possono essere sia in Cantal AF, quindi in ferro cromo alluminio,
o in 80-20 la potenza che si può installare è abbastanza ridotta, insomma. Quindi è sempre un problema di dare potenza, avere spazio per dare potenza. Sì, quindi tanta potenza In poco concentrata in poco Sì. spazio. È il vantaggio per esempio del gas, che riesco ad arrivare ancora a potenze superiori rispetto all'elettrico. Oltre ai costi è anche un vantaggio, effettivamente il gas è anche un vantaggio, diciamo, di poter installare più potenza. Ecco, adesso come lo vedete voi il discorso elettrico-gas, limitazione del gas, lo preferite i clienti o Ma il diciamo mercato? a parte un anno di terrore e di terrorismo, mi sembra che il prezzo del gas sia ritornato, diciamo, a valori accettabili. Quindi onestamente revamping non è offerte tante, perché c'è stato il panico totale, quindi in tutta Europa, l'Italia compresa, abbiamo fatto diverse offerte per revamping, ma infatti i costi che sono, diciamo, proibitivi nel passare dal gas all'elettrico, proprio a livello strutturale ovviamente, perché devo cambiare le strutture, ma vedo che, cioè, tutto sommato qualche offerta nuova abbiamo fatto l'elettrico, poi ci hanno richiesto di nuovo il gas. È uno dei motivi per cui anche gli investimenti sono sempre fermi, perché la gente non... Ma a livello di normative, a livello di inquinamenti, sicurezze, No, adesso diciamo che il discorso è più concentrato per quello che riguarda l'inquinamento sugli NOx, ma ci sono bruciatori autorecuperativi, FLOX, ormai c'è una grossa evoluzione da questo punto di vista tecnico per quello che riguarda il mondo dei bruciatori autorecuperativi, chiaramente, che tutto sommato l'inquinamento è ancora, se non siamo a zero, ovviamente se vogliono andare a CO2 zero non c'è verso, bisogna metterlo elettrico, perché zero che poi si inquina da un'altra parte, perché vorrei capire con l'elettricità da dove arriva, insomma, però lasciamo fare ai politici il loro mestiere, insomma, la loro filosofia, perché vorrei capire da dove arriva l'elettrico e quanto inquina farlo. Diciamo che adesso i grossi progetti che abbiamo visto su forni, non so, in altri settori, per esempio come la panificazione, viaggiano a pari passo con anche la produzione di elettricità per autoconsumo. Pannelli fotovoltaici. Sì, ma anche turbine eoliche, oppure anche insieme a progetti di cogenerazione o trigenerazione, dove ho sempre il gas, però genero anche elettricità, e questa elettricità, una volta che l'ho prodotta, tento di consumarla. In altri ambiti abbiamo visto anche, come si può dire, delle forme miste, dove usano sia l'elettrico che il gas. Hanno questa doppia possibilità, l'abbiamo visto nel mondo della panificazione, quella industriale. Stanno tentando queste strade. Sul nostro settore vedo perlomeno quel tipo di impianti che abbiamo in questo momento, che stiamo facendo in questo momento, io non vedo soluzioni possibili di avere contemporaneamente installato l'elettrico e il gas, proprio per questione di spazio, insomma. Fisicamente non ci stanno dentro, insomma. Quindi la scelta o è elettrica o è a gas, insomma. Quindi non c'è una via di mezzo. No, A non meno che vedo. faccio un preriscaldo elettrico, Sì. oppure un mantenimento, se ho dei pezzi in fonderia che li devo trasportare da un'area all'altra. La fonderia sì, perché ha necessità diverse, ha strutture diverse. Noi non siamo nel Sì, settore no. nel mondo fusione, nel nostro no. Cosa succede? Succede che alcuni componenti, sì, il riscaldo del forno a gas, ma la vasca dell'olio, che ha necessità di riscaldamenti completamente diversi e anche molto più sporadici, perché ho più necessità di raffreddarlo che non quello di riscaldarlo, lì per esempio c'è una parte elettrica, però se vado a vedere la potenza installata sul forno e sulla vasca c'è un abisso, cioè siamo 1,50, quindi sono 4 resistenze che mettiamo dentro, sempre con degli SCR, cose di questo genere. Qualcosa di più va sul discorso del rinvenimento, ma diciamo più che altro è da vedere dove è dislocato il cliente in questo momento. Ci sono zone dove
può arrivare la corrente o ci sono contratti particolari della corrente dove ci hanno chiesto qualcosa del genere, altri invece dove se non arriva la corrente c'è il gas, anche dove non arriva il gas, perché non è vero che il gas arriva dappertutto, Sì, soprattutto nelle vero. quantità che servono a noi, perché non è che sia il gas di casa, un po' di No. più consumiamo. Immagino. È una soluzione che abbiamo fatto, per esempio, ultimamente è stato il forno di cementazione a gas e il forno di rinvenimento elettrico, perché il cliente doveva bilanciare i consumi fra elettrico e gas, ma diciamo che più che una questione tecnica è una richiesta da parte del cliente per sue necessità, più che per una scelta tecnica, diciamo. Cerco sul di forno. parlare in termini un po' più, diciamo, comprensibili anche a chi non è esperto. Prendo l'esempio dei forni, quelli che si usano a casa. Fino a poco tempo fa li avevamo tutti a gas, poi per una serie di motivi si è passato all'elettrico e anche quelli che erano un po' più restii a questo passaggio hanno verificato che al di là dei costi e tutto, però con l'elettrico alcuni vantaggi ce l'hai, del tipo, non so, la doratura che posso fare mettendo le resistenze in alto e la ventilazione, cosa che col gas diciamo non posso fare. Non si poteva fare. Non si poteva fare. Al di là del discorso consumi economico, ci sono dei vantaggi nel trattamento termico fatto con l'elettrico, come quelli che ho appena spiegato, un pochettino prendendoli dal mondo dell'alimentare, che li posso trasportare nel vostro mondo? No, anzi, direi piuttosto il contrario. È il contrario. Purtroppo per voi, cioè, è ovvio che tutto il discorso si basa sulla potenza, e quindi più potenza ho a disposizione, più veloce sono a riscaldare e quindi diminuisco i tempi. Più il vantaggio che mi dà il bruciatore è che io posso comandare singolarmente un singolo bruciatore e quindi poter andare a distribuire, soprattutto in fase di mantenimento, il riscaldamento ogni singolo bruciatore. Con le resistenze non si può fare, perché altrimenti i costi andrebbero a un livello sproporzionato. Cioè, è un problema di costi mettere più resistenze nella superficie. Più che altro è il più problema. piccole ma sparse. No, noi le abbiamo sparse, è che faccio delle serie e quindi se no dovrei mettere un trasformatore per ogni resistenza. Ah beh sì, sulle Cantar Super di sicuro. Ma anche sul filo non riesco con una singola resistenza avere il valore ohmico che mi serve per alimentarla direttamente a 400 volt o a 230, insomma. Quindi è sempre una serie per poterlo fare, quindi c'è più di un elemento in serie e quindi io non posso pilotare il singolo elemento, ecco, questo è, diciamo, un po' la differenza fra il gas e l'elettrico. Perché adesso nei forni, quelli invece normali, cioè nel senso con resistenze che hanno puro valore ohmico che non cambia nel tempo, stiamo proponendo dei sistemi che fanno la sincronizzazione delle accensioni e tendiamo al posto di mettere un'unica unità grossa a far suddividere il carico in più resistenze possibili, in modo da sincronizzare le accensioni ed evitare picchi di corrente, avere un cost-free migliore, diciamo, quindi meno disturbi. Però per far questo bisogna pilotare singolarmente le resistenze. Lì però per pilotarle singolarmente, se volessi trovare qualcosa del genere dovrei montare un trasformatore per ogni resistenza. E che valore ohmico? Che valore? Sono 1,75, 2 ohm al massimo, quindi Bisogna alimentare le tensioni basse. sì. Lì ho il vantaggio che invece ne metto qualcuno in serie e quindi riesco ad arrivare al valore che riesco a fare senza aver bisogno del trasformatore. Quante resistenze ci sono all'interno di un forno? Vabbè, ma lì dipende molto dal tipo di forno, diciamo, dalle 4 resistenze che possono essere su un certo tipologia di forno si arriva anche a 60-70. No. Sui forni di rinvenimento abbiamo 56 resistenze distribuite, poi lì ho necessità anche diverse. Sul forno a nastro, per esempio, ho meno necessità di dividere il riscaldamento
essendo a passaggio molto lungo, di controllarlo sulla singola zona in modo differenziato. Lì riusciamo a ottenere con la ventola l'uniformità di temperatura che ci serve, anche perché la camera è più piccola ed è diversa la tipologia di forni. Nei forni a camera classici, nei forni monocamera, quelli a batch per capirci, con la vasca, è lì dove uniformare la temperatura su un volume del genere richiede quindi bisogna suddividere. Ci sono poi tipi di forni, facciamo solo elettrico, per esempio tutto il sistema di brasatura, tutti i forni di brasatura, quel settore lì, ricottura in nero, quelle cose lì, per esempio sono solo elettrici. Non ho ricordi di averle fatti a gas, perché non li capisco, per esempio quelli non conviene mai. E lì per esempio si usa ancora il filo 80-20 se faccio un'atmosfera controllata, o un ferrocromo alluminio se non faccio un'atmosfera controllata. Però è un settore per esempio dove non ho ricordi di aver montato gas su quel tipo di forni. Diciamo che siamo più nel trattamento termico, dove quindi cementazione, quel tipo di impianti lì, che l'alternativa è gas o elettrico, e vediamo che troviamo questo tipo di differenze, diciamo. Come potenze voi arrivate fino potenza elettrica? Per ogni singola zona o totale? No, anche totale. Sui 150 kW, se non ricordo male. Non mi sfugge onestamente. 200 kW, diciamo, per ogni singola. Andiamo di più, perché arriveremo a 300 kW sui forni a nastro anche, dove ho 6 zone, quindi siamo ancora più alti e lì proprio è tipico il cliente che ti chiede elettrico o gas, dipende molto dalla sua zona. Ancora per il momento, diciamo, il discorso dell'inquinamento non rientra, anche perché CO2 è veramente sotto i limiti, e NOx si stanno abbattendo sempre di più. E per quanto riguarda la sicurezza sull'ambiente di lavoro? No. Sì, anche perché non abbiamo noi abbiamo tanti piccoli bruciatori, un po' come il discorso delle resistenze, no? Noi abbiamo sempre tante piccole resistenze, non abbiamo il bruciatore da megawatt, abbiamo tutti i bruciatori piccoli, quindi poi sono bruciatori che acquistiamo, quindi vengono certificati e tutto quanto, quindi a livello di sicurezza non sono premiscelati. A livello di sicurezza non cambia assolutamente nulla ormai, oggi come oggi, secondo me, ma neanche. Invece loro non penso li abbiamo mai fatti, ma con le lampade infrarossi No. Noi abbiamo fatto quelli scaldi. sono sempre presi scaldi per la laminatoio. Sì, c'era un settore che avevamo fatto ma tanti anni fa, che non ricordo più, e lì si usava le lampade a infrarosso, ma non so se era una pellicola da mettere sopra qualcosa del genere, ma veramente tantissimi anni fa. Ho fatto, se no, l'asciugatura di qualche piccola asciugatura, ma parliamo di pochi kilowatt, diciamo. Ho visto anche perché alcuni clienti ce l'hanno chiesti, quindi abbiamo scelto anche quel tipo di strategia di soluzione, ma più che altro per asciugare un nastro che è bagnato, che passa attraverso una vasca di acqua, quindi va asciugato. Parliamo di poca potenza, sì, ma è un settore di infrarosso che non rientra nel. No. Una cosa che volevo parlare è invece dei feedback, per diciamo evitare che le oscillazioni della tensione di rete portino a, come si può dire, a consumare più energia del necessario. Se è una cosa che abitualmente utilizzate di un'unità ASCR, quali sono le caratteristiche, quali sono le feature, le potenzialità che necessitano di più nel vostro settore? Ma allora, diciamo essenzialmente, se andiamo sul mondo del zero crossing, è zero crossing, quindi la capacità di prendere la singola semionda e poi suddividere bene
e quello lì sì è un lavoro che fate voi, ed è egregio. Quando vado a fare la potenza, andare a suddividere bene con single cycle, come prendere le semi onde proprio per il problema dell'effetto Joule, e lì quello lì è il dato fondamentale, diciamo, per a quel settore lì. Mentre per quello che riguarda il Cantal Super, lì è l'angolo di fase, cioè se io metto il limite di corrente, cioè è quanto è veloce la CCR, capire che lo sto superando a tagliarmelo, perché altrimenti vado appunto. Poi anche quanto è capace la CCR di parzializzare, perché la bontà di una CCR si definisce anche in funzione di quanto piccolo è l'angolo minimo. Esattamente. Perché se io ho un angolo minimo di 80 volt, già le mie Cantal Super no, chiaro. fusibili delle mie Cantal Super già si bruciano. L'angolo minimo è uno degli aspetti più importanti. Quello sì. E poi invece quello che vediamo sul zero crossing, che non si sa perché, è in fase di accensione, che non succede poche volte, anche una resistenza in filo a volto, faccio saltare i fusibili di potenza, insomma, questo lo sapete che voi. Potrebbe esserci l'umidità, però lì onestamente non l'ho mai capita bene sto discorso qua. Vedo che dobbiamo sovradimensionare molte volte i fusibili proprio per questo motivo qui, ma l'umidità nei nostri impianti si fa fatica a però zero crossing si fa passare un ciclo completo, alla minima è un ciclo, sì. Per cui se il fusibile non riesce a sopportare la corrente istantanea di un ciclo, vuol dire che la corrente supera, e poi alla fine si sovradimensiona il fusibile. Si sovradimensiona il fusibile come soluzione. Un SCR, quindi un thyristor, deve essere protetto con un fusibile per semiconduttore, un fusibile con un bassissimo inquadro T. O perlomeno deve avere un inquadro T inferiore a quello dell'SCR, altrimenti il fusibile diventa l'SCR. Ci sono diverse tipologie di fusibili con diversi inquadro T. Probabilmente basterebbe montare un fusibile con un inquadro T leggermente superiore per evitare questo tipo di problema, perché altrimenti sono gli ampere quadri al secondo, insomma, che può sopportare un fusibile. Se solo c'è uno spike, una dispersione, ma anche di un semiperiodo, il fusibile interviene. Purtroppo quello invece quello che diceva lui sono i feedback, cioè è importante per voi dire io voglio 50 kW e sono sempre 50 kW, anche se la rete sale o se la rete scende. Diciamo che effettivamente se scende ovviamente non è solo più lento il sistema, ci impiega di più a riscaldare. Certo. Se sale potrebbe essere che invece il valore ohmico, quindi la corrente salga troppo, ma voglio dire, normalmente dove vediamo noi sulla zona dove abbiamo le nostre forniture non abbiamo oscillazioni così significative di tensione, insomma. Cioè a voi basta perché il PID del controllo di temperatura ha un'azione integrale di qualche minuto, sì. non è velocissimo, per cui se la tensione dovesse scendere, tensione del 10%, la mia potenza. Sì, però tutto sommato, cioè già quando io ho bisogno di regolare sono a regime, quindi rispetto alla mia potenza nominale installata ne userò il 20%, perché è lì dove io ho bisogno di uniformità quando sono a regime, quindi ne uso dal 20 al 30%, quindi è una potenza molto più bassa rispetto a quella che vado a installare. Se questa potenza del 30% scende di un 10%, stiamo parlando di un 3% neanche, quindi diventa quasi trascurabile, il sistema non se ne rende neanche conto di questi sbalzi di tensione. L'unica inconveniente è che se sale troppo possa arrivare al punto in cui mi fa saltare i fusibili, ma onestamente quello dovrebbe salire, cioè noi vediamo che l'escursione di tensione è il massimo il 4-5%, non di più. Nel momento in cui interessa a noi che siamo a regime, sulla potenza ne sto usando il 30-40%, capite anche voi che insomma
Se io ho una variazione del 3% di potenza nel nostro settore, no. Cioè, nel senso, il set che do all'unità è di lavorare al 30-40% rispetto... Sì, più o meno è quello che do io. Quando sei in regolazione, no? Quando siamo in regolazione. Temperatura, poi Esatto. per il mantenimento ha bisogno del 30%. Sì. Perché lavorare però in angolo di fase al 30-40% è un qualcosa che mi dà più armoniche. Sì, chiaro, però è lì che no. Non è una scelta mia. Cioè il mio problema cos'è? È che io devo scegliere troppo gli elementi. Ma non li ho sovradimensionati troppo, attenzione, perché io ho la fase di salita di temperatura dove quella potenza lì mi serve tutta. Ma in salita di temperatura non faccio regolazione. Vado dentro con tutta la potenza che ho finché arrivo alla temperatura di set point e lì vado a regolare, ed è lì il momento che mi serve una regolazione, ma lì il consumo poi scende. Una volta riscaldato il materiale, riscaldato l'ambiente, io ho solo dispersioni, vendi 30%, non di più, soprattutto nei forni a camera, diciamo. Abbiamo questo, un po' di più nei forni a nastro, ma anche lì poco, perché altrimenti non lo riscalderei mai in forno. Cioè la potenza che io ho bisogno non è per la produzione, è per riscaldare o l'impianto o anche lì sui forni a nastro ovviamente la prima zona che è più sollecitata e quella lì lavora quasi sempre anche al 100% addirittura. Poi le altre zone mi trovo in queste condizioni perché devo solo mantenere, però quando devo riscaldare il forno devo avere un po' di potenza, se no sì, no, quello sì, quello non c'è niente da fare, quindi sì, in dimensione. Una seconda resistenza che fa solo il mantenimento e va ma poi però vicino al centro. No, perché primo non ho gli spazi per poterlo mettere, seconda poi diventa un problema come prima di uniformità di temperature, quindi mi diventa più complicata la storia, insomma. Poi onestamente con questo fenomeno si ha di più con il Cantal Super. Per il resto carburo di silicio e filo avvolto non hanno questo tipo di problema perché sono tutti in zero frost, quindi abbiamo tutta la diagnostica, quindi capire com'è settata la macchina, cosa sta facendo la macchina, abbiamo un energy monitoring, quindi riusciamo a calcolare anche i consumi, quindi in kilowattora. Questo è importante perché mi permette di conoscere il consumo e il costo reale del mio trattamento. Abbiamo implementato le limiti di corrente che voi utilizzate già normalmente. Questa funzionalità, che è funzionalità dedicata a MOSI, quindi Cantal Super e o carburo di silicio, che sono le due funzionalità. Che cos'è questa? Sostanzialmente è una rampa in potenza quando si utilizzano le carburo di silicio. Una rampa in potenza, quindi mi dico io voglio raggiungere la mia corrente nominale di 20 A in un'ora e lui automaticamente si fa la sua rampa senza demandarla al controllo. Al controllo. Noi questo tipo di applicazione nel nostro caso diciamo che non la usiamo proprio per il concetto nostro, cioè il nostro limite è dato dal carico. Io più presto do potenza all'inizio e più veloce sono a riscaldare, quindi è per quello anche che non usiamo molto il discorso delle rampe, se non in modo molto veloce, nel senso per non andare immediatamente tutta la potenza, ma parliamo di qualche secondo o al massimo un minuto, quindi è una cosa che vediamo di fare anche per renderla variabile, flessibile in funzione del ciclo termico che facciamo, cioè, perché varia anche in funzione del ciclo termico, quindi molte volte la teniamo all'interno del sistema di regolazione proprio per poterlo variare nel
nel tempo senza doverlo ritrasmettere, che comunque Certo. a quel punto perde di significato. Chiaro. Cioè o delego all'apparecchiatura a fare il lavoro, o se io devo cambiargli continuamente i parametri, tanto vale che me li gestisco io. Certo. Il discorso dei consumi, vediamo, a noi chiedono quasi sempre il discorso dei consumi generali dell'impianto, quindi la funzione del consumo, che potrebbe essere interessante se dovessi gestire solo la parte riscaldamento, perde un po' di significato, quindi sono comunque costretto a montare, anche perché costano veramente poco adesso, dei contatori di energia, perché al cliente interessa il consumo totale, quindi motori, tutto quanto il resto. Riesci il contatore a lavorare con un angolo di fase? Va abbastanza bene, se vediamo che non abbiamo la precisione assoluta, però diciamo che vediamo che come, diciamo, indicazione per i clienti è abbastanza sufficiente. Poi abbiamo clienti che hanno più grossi, che hanno addirittura dei loro sistemi di analisi, quindi ci danno addirittura loro le apparecchiature TA e apparecchiature loro, per poi metterle nella loro rete e fare quanto e quindi fare quanto gli necessitano. Un'altra parte importante è questo load analyzer, che ci permette di vedere il processo come si sta comportando, si sta sviluppando, quindi se ho delle oscillazioni in corrente, in tensione. Sì, perché uno pensa che l'elettricità sia sempre quella, come come il gas, se c'è dentro di tutto di più, aria dentro nel gas in eccesso o altri gas, poi non ho la stessa combustione. Chiaro. Invece non è sempre una sinusoide. Anzi. Un'altra parte importante che ci permette di creare delle configurazioni di macchina e salvarle e riutilizzarle in secondo momento quando c'è la necessità. Questo è, ecco, tutte le caratteristiche che troviamo sulle fasce alte le troviamo anche sulle fasce, sulla categoria inferiore. Voi utilizzate la serie Revex, che è sostanzialmente derivata dalla Revo C, che è la parte top, con alcune periferiche e con l'eliminazione di alcune periferiche, quali bus di campo. Voi utilizzate Revex con un modulo solo di bus di campo, quindi con un modulo di comunicazione che gestisce fino a 8 unità. La serie Revo C invece permette di avere un nodo di comunicazione in ogni unità, quindi dipende dall'applicazione. Sì, chiaro. Ma soprattutto dipende dai costi. Dai costi. La storia dell'azienda va indietro, data al 1984, è stata fondata inizialmente nel 1984, all'epoca ovviamente era una piccolissima azienda che serviva per il mercato locale, poi negli anni è cresciuta. Il grosso sviluppo si è avuto tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 con l'accesso al mercato tedesco. È lì che i volumi di affari e la dimensione degli impianti si è notevolmente accresciuta, e poi ovviamente ci sono stati dei passaggi di proprietà, nel senso che la proprietà originale ha ceduto e ci sono state delle ristrutturazioni fino ad arrivare a oggi, in cui la proprietà, come sapete, è di un gruppo di investitori svizzero, per cui noi facciamo riferimento a una holding svizzera. In tutti questi anni la CF ha sviluppato moltissimi tipi di forni, come diceva lei, la maggior parte erano riscaldati a gas per ovvi motivi, c'è un discorso di costi di esercizio. Tuttavia ci sono stati dei casi in cui alcuni mercati, alcuni clienti prediligevano il riscaldamento elettrico per motivazioni varie, per cui l'esperienza comunque nello stesso tipo di forni che costruivamo a gas è stata anche ribaltata sul riscaldamento elettrico. Per cui diciamo che siamo in grado di offrire su tutta la gamma l'alternativa. Non esiste o è estremamente limitato il forno che può essere riscaldato solo a gas, per cui l'alternativa elettrica è sempre stata sviluppata, è sempre stata proposta. Ovviamente incontrava poco mercato per discorsi di costi di esercizio, ma adesso con gli ultimi sviluppi geopolitici le cose stanno sicuramente cambiando.
E per questo dal nostro punto di vista non c'è stato bisogno di riadattare nulla, perché tutto quello che era l'esperienza, la progettazione, i calcoli, i materiali da utilizzare eccetera facevano già parte del nostro bagaglio tecnico, perché erano stati realizzati impianti seppure in percentuale molto bassa rispetto al totale degli impianti realizzati, ma comunque con le stesse capacità produttive, con le stesse dimensioni eccetera. E il futuro dipende sempre da quello che sarà appunto il costo sul mercato dell'energia ricavata dal gas piuttosto che dell'energia elettrica. È ovvio che l'energia elettrica ha tutta una serie di vantaggi, soprattutto al di là dei costi anche in termini di emissioni, che è un altro tema che ultimamente sta prendendo piede. Abbiamo già avuto segnalazione di grossi gruppi automobilistici che pretendono dai loro fornitori dei processi carbon free, per cui impongono al fornitore che tutta la catena di produzione sia fatta a zero emissioni. E questo ovviamente implica che se un fornitore deve anche avere il trattamento termico nel ciclo di produzione, non può utilizzare un forno a gas. Questo è un potenziale sviluppo importante per quel che riguarda il riscaldamento elettrico nell'ambito dei forni di trattamento termico. È ovvio che il tutto va rapportato appunto a quello che sarà il costo dell'energia, questo è fuori di dubbio. Altri vantaggi dell'energia elettrica come forma di riscaldamento non li scopriamo oggi, voglio dire, c'è meno manutenzione, ci sono meno implicazioni dal punto di vista delle normative, perché si fa meno di tutto quello che è l'impianto del gas. Il costo di investimento in molti casi è inferiore, perché comunque tutti i bruciatori con tutti gli apparati di sicurezza eccetera hanno un costo superiore. Ci sono tutta una serie di vantaggi. L'unico reale svantaggio storico è sempre stato il costo di esercizio, per cui una volta superato quello, o per motivi di uguaglianza di costi con il gas o per motivi che il gas non può essere utilizzato per via delle emissioni, non ci sono grossissimi problemi all'introduzione su ampia scala del riscaldamento elettrico nei forni di trattamento termico. Ecco, volevamo invece toccare dal punto di vista di Industry 4.0, quali sono le richieste che vi vengono fatte dai vostri clienti in questo momento storico? Quali dati normalmente vogliono accedere? Oppure è qualcosa che è solo fatto per ottenere dei finanziamenti, ma poi non viene sfruttato? Anche qui la gamma è molto vasta, esperienza. nel senso che si va dal minimo, che è appunto quello di rispettare il requisito per accedere al contributo, a la forma di trasmissione dati più organica e completa possibile, dove vengono appunto redatti dei capitolati sulla tipologia di dati da scambiare, e per cui si va a trasmettere tutto quello che la macchina è in grado di trasmettere, informazioni che poi anche a livello di processo non sono significative, ma che comunque vengono immagazzinate dal sistema di gestione superiore, per cui la variabilità è massima. E invece forme di assistenza date in remoto? Beh, l'assistenza da remoto è una realtà da anni ormai, nel senso che quasi tutti i nostri sistemi prevedono la possibilità di accesso da remoto da qui, per poter verificare il funzionamento della macchina, fare teleservice eccetera, per cui anche questo ha preso ampiamente piede. Ok, per ultimo direi, non so, richieste sul mondo idrogeno? Si inizia a vedere qualcosa, i costruttori di bruciatori si stanno attrezzando, hanno fatto delle prove, c'è ancora molta incertezza, perché un conto è dire lavoro a 100% idrogeno come gas combustibile, un conto è avere una miscela, per cui caso per caso sono state valutate le applicazioni, però ripeto, i costruttori di bruciatori sono già mossi in tal senso.